Le energie del mese di agosto. Oggi vi parlo delle energie del mese di agosto, ma lo faccio attraverso un video piuttosto che un articolo. Questo perché in qualche modo sappiate riconoscere i flussi e allinearvi, ovviamente se li ritenete in qualche modo risuonanti con la vostra frequenza. Agosto è un mese particolare, ci darà l'opportunità, per chi lo desidera, per chi si è messo in moto, per chi la ricerca, di perdonare. Considerato il fatto che nella perfezione dell'universo in realtà non c'è nulla da perdonare, ma comunque c'è da riuscire in qualche modo a superare quelli che potrebbero essere vissuti come torti, subiti, come ingiustizie. Quindi ci sarà una possibilità di aprirsi a questo flusso, di riuscire a ricucire antiche ferite in maniera più semplice, più rapida, proprio perché è l'energia del mese che ci apre questa porta. Sarà anche un mese di gestazione, un mese in cui ci sembrerà di non fare nulla, ci verrà richiesto effettivamente di non fare nulla, ma non perché sia un'inattività passiva, bensì un'inattività attiva, cioè si sta seminando, si sta preparando. Ancora non è manifesto il risultato, ma noi sappiamo che nella nostra attesa, l'attesa che quel seme germogli, qualcosa sta avvenendo, qualcosa di bello, qualcosa che ci dà la possibilità di vivere più costantemente su un piano più elevato. Durante la nostra vita, durante le giornate, le ore, noi spesso eleviamo la nostra coscienza e ci eleviamo al di sopra dei nostri problemi, della nostra quotidianità. Ma se non riusciamo a farlo con costanza, avviene anche che così come ci siamo innalzati, ricadiamo in basso. E quindi siamo spesso preda di queste escursioni, se vogliamo chiamarle così, vibrazionali. Talvolta ci innalziamo, talvolta sprofondiamo, ovviamente più in alto ci portiamo, più la caduta è, intensa, poiché la distanza aumenta. E quindi in realtà questo mese ci dà la possibilità di rimanere più costantemente elevati al di sopra della quotidianità e dei problemi pratici, se vogliamo, in modo da poterne avere una visione differente, una visione appunto più elevata e quindi anche una comprensione a livello di cuore, non mentale, più utile, più efficace. Che succede? Succede che tutto questo ci aiuterà a creare un pensiero collettivo differente, un pensiero collettivo che ci connetta con la nostra vera essenza, con quella parte di noi che risuona con l'universo, con la natura, con quella parte di noi giocosa, perché comunque la spiritualità è un atteggiamento verso la vita, ma non presuppone, non pretende sempre severità, austerità. Le persone spirituali sono persone che sanno come gioire della vita, sanno come vivere con leggerezza, anche se leggerezza e superficialità sono due concetti differenti. Sanno gioire della vita perché quando si è connessi con la propria anima, con la propria missione, con il proprio cuore, la condizione naturale è la gioia. Quindi ci viene data questa opportunità, la quale opportunità ci condurrà in allineamento con il nostro cuore, con la nostra anima, a fare scelte che produrranno effetti benefici per noi. Ma dobbiamo essere attenti, dobbiamo saper cogliere questo momento, tra virgolette, fortunato, perché la ruota gira, voi sapete che i cicli sono in continuo, costante movimento e quindi se sappiamo coglierli nel momento in cui ci si presentano possiamo fare dei grandi salti di coscienza e anche portare dei grandi cambiamenti nella nostra vita, anche pratica, perché io lo ricordo, noi siamo nella 3D attualmente.
Una 3D un po' particolare, una 3D che si muove, dinamica, in un pianeta che a sua volta sta svolgendo il suo processo di elevazione, ma comunque ancora siamo qua. E la maggioranza, diciamo, della popolazione umana è ancora vibra su quella frequenza. Quindi noi dobbiamo riuscire a rimanerci pur avendo un punto di vista e una coscienza il più elevata possibile. Ecco, queste sono le energie di agosto. Quindi, ricapitolando, che cosa succede? Succede che avremo l'opportunità di ricucire vecchie ferite, di perdonare non solo gli altri ma anche noi stessi, perché spesso l'inghippo è più lì che non altrove. A volte è più facile perdonare l'altro che perdonare noi stessi per situazioni, persone, eventi che abbiamo lasciato, magari che ci facessero soffrire, che ci facessero del male. In realtà è tutto perfetto, ognuno di noi ha sempre fatto ciò che ha potuto del suo meglio, e stare a rimuginare sui torti e sul passato non può che alimentare quel tipo di frequenza. Quindi avremo l'opportunità di fare questo, avremo l'opportunità di seminare ancora per il raccolto, ma seminare dall'alto. Quindi sarà una semina svolta da un punto di vista più elevato, come se voi foste in grado di alzarvi al di sopra degli alberi, dei boschi, e da lì osservare la vostra vita. Ovviamente la semina sarà molto diversa. E tutti coloro che riusciranno a compiere questo processo contribuiranno a questo pensiero di gruppo, quindi a questa forma pensiero, se la volete chiamare così, che poi in realtà si trasforma in un'egregora, che è una forma pensiero di risonanza con la nostra vera essenza, di allineamento con la nostra anima e che ci consentirà di fare scelte che porteranno a momenti di abbondanza, a momenti apparentemente fortunati, in realtà sincronici, quindi potranno arrivare incontri, telefonate, mail, qualsiasi tipo di situazione apparentemente fortunata, ma che in realtà sta a riflettere che noi stiamo vibrando in una certa frequenza. Bene, vi auguro di riuscire ad allinearvi con queste energie. Spero, insomma, che vi sentiate richiamati da queste parole, però scrivete nei commenti la vostra impressione, come vi sentite, se per caso anche a voi risultava questo tipo di frequenza, diciamo, per il mese di agosto. E nel frattempo vi auguro una buona giornata e una buona serata.